Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, visto che siamo nei giorni di Ferragosto, parliamo di una storia vera, ma fino a quale punto? Parliamo di vampiri. Oggi vi parlo di Camille Montfort, detta anche il vampiro amazzonico o il vampiro dell'Amazzonia. Chi era Camille Montfort? Era una cantante europea, francese per la precisione, e venne portata a Belém in Brasile. Ma vediamo un po' i fatti. Nel 1896 Belém si arricchiva vendendo gomma amazzonica al mondo, arricchendo e facendo arricchire di giorno in giorno sia i proprietari terrieri che i contadini, e quindi iniziarono a costruirsi case con materiali e forme europee. E le mogli, le figlie di questi contadini e dei proprietari terrieri importavano tutto dal vecchio continente, diventando quindi Belém una cittadina europea in terra straniera. Una delle cose che furono costruite a Belém con questa ricchezza improvvisa fu il Teatro da Paz, che è diventato all'epoca il centro culturale in Amazzonia, con concerti di artisti europei. Una di queste artiste attirò in particolar modo l'attenzione del pubblico, una bellissima donna, la bella cantante d'opera francese Camille Montfort, nata nel 1869 in Francia e morta appunto a Belém nel 1896, che suscitò desideri innegabili tra i ricchi signori della regione e gelosia atroce tra le mogli per la sua grande bellezza e la sua bravura di cantante. Camille Montfort ha anche suscitato indignazioni per il suo comportamento al di fuori delle convenzioni. Era un personaggio molto originale, era una persona a dir poco eccentrica, e le convenzioni di quell'epoca erano invece piuttosto stringenti e anche puritane sotto certi aspetti. Si narra che sia stata vista spesso ballare mezza nuda sotto la pioggia per le strade di Belém per rinfrescarsi durante le piogge pomeridiane e serali. Era anche curioso il suo modo di andare a passeggio nella notte vestita con un abito scuro. Quindi queste passeggiate notturne sulle rive del fiume, poi sulla strada che portava alle rive del fiume Guaiara, su cui era nata appunto la città di Belém, verso l'Ingrapé d'Almas, così si chiama il luogo, e quindi veniva spesso notata a fare queste passeggiate notturne, e lì cominciarono a crearsi delle voci. Ma tutto questo fu sopportato da altri accadimenti. Perché Camille Montfort è diventata il vampiro più famoso del XVIII-XIX secolo? Andiamo a vedere cosa successe. Piano piano tutto intorno a lei si crearono commenti maligni, si crearono storie più o meno verosimili. E si diceva che fosse l'amante di Francisco Bologna, 1872-1938. Francisco Bologna era un famoso imprenditore e anche filantropo, ma soprattutto ricchissimo, che l'avrebbe raggiunta in Europa e l'avrebbe fatta venire appunto a Belém e le faceva fare il bagno addirittura in costosi champagne importati dall'Europa nella vasca da bagno della sua villa. Fu per questo che si dice che appunto Camille Montfort arrivò a Belém. Si è anche detto che è stata attaccata dal vampirismo
a Londra. Quindi lei girava spesso l'Europa appunto per cantare, e si dice che questa bellissima cantante durante un soggiorno a Londra fosse stata vampirizzata e quindi a sua volta sia diventato un vampiro. Il suo aspetto era molto bianco, pallido, aveva una pelle bianchissima, molto bella, sembrava porcellana, e questo già dava adito che fosse un qualcosa di non normale, soprattutto in un paese amazzonico brasiliano dove la maggior parte delle persone erano scure anche per lavorare spesso nei terreni, nei campi, e quindi molto molto abbronzate. Quindi il suo aspetto pallido, bianco, iniziava a causare un po' questa voce, continuava a dare ancora più fiato questa voce che lei fosse un essere notturno. Poi ovviamente il suo girovagare di notte rinforzò questa voce. Gli disse che aveva un misterioso desiderio di bere sangue umano, al punto che si ipotizzava che le giovani donne che lei invitava a casa dopo i suoi concerti venivano addormentate attraverso il suo canto, la sua voce, in modo che lei potesse poi succhiare a loro il sangue. Alcune di queste signorine difatti lamentavano dei seni sul collo. Quello che curiosamente coincise con le segnalazioni di svenimenti, cioè quindi questi fatti coincisero con segnalazioni di svenimenti durante i suoi concerti. La sua voce creava talmente tanto sentimento, sconquassava le coscienze, tanto che molte signorine svenivano ai suoi concerti e andavano apposta per provare questa emozione dovuta alla sua voce melodiosa, così incantatrice. E anche questo ovviamente creò ancora di più la nomea di vampira, di personaggio particolare. Questo senza dubbio fu una delle cose. Un'altra cosa fu anch'essa, Camille Montfort, appassionata di spiritismo. Cominciò a fare, come tutti gli artisti europei dell'epoca, cominciò a fare sedute spiritiche e si dice che riuscisse a proiettare la sua parte spirituale al di fuori del corpo attraverso varie forme ectoplasmatiche. Molti testimoni dell'epoca testimoniano appunto di averglielo visto fare. Alla fine del 1896 però terminò la carriera di Camille Montfort. Un'epidemia di colera devastò la città di Belém, rendendo Camille Montfort uno delle vittime. Per paura però che tornasse in vita, fu prontamente sepolta nel cimitero di Soledad. La sua tomba è ancora lì, coperta di muschio, di fango, di sporco. È un piccolo mausoleo all'interno del quale noi possiamo trovare sul coperchio della tomba un piccolo busto di donna che pare lo rappresenti, e un po' più in alto, attaccato al muro, con la foto incorniciata di una donna vestita di nero, che è quella foto che vedete. Sulla lista, quindi sulla lapide, voi potete scoprire una scritta. Questa scritta, tradotta in italiano, vuol dire Camille Marie Montfort, 1869-1896, la voce che ha incantato il mondo. Alcuni sostengono però che la sua tomba sia vuota e che lei non sia morta. È stata addirittura vista in giro per il mondo. Si pensa, e qualcuno lo dice, che Camille Montfort viva ancora in Europa e oggi abbia l'età di oltre 150 anni. Quindi tutto questo dà adito agli appassionati di questa famosa vampira, cosiddetta vampira, Camille Montfort, di cercare costantemente visi simili al suo bellissimo viso.
Cosa possiamo dire? Possiamo dire che abbiamo solo delle testimonianze. All'epoca non c'erano gli smartphone, non c'era la possibilità di fare foto e video così come non ci fossero domani, come possiamo fare oggi, e tra le testimonianze possiamo trovare molti racconti di quanto avvenne. Una delle testimonianze la possiamo trovare nei libri, nel libro Le Martin des Magiciens, spero che si dica così in francese, di Louis Puel e Jacques Bergier. Cosa vi ricorda Jacques Bergier? Vediamo se qualcuno di voi nei commenti me lo scrive. La leggenda della vampira dell'Amazzonia ha un fondo di verità. C'erano alcune persone che all'epoca giravano a seguito di alcune malattie psichiatriche, si considera oggi a posteriori questa cosa, aggredendo le persone e cercando di succhiare del sangue anche attraverso ferite che non fossero prettamente sul collo. A Marie Montfort invece viene a Camille Marie Montfort invece viene addirittura imputato il fatto che facesse il bagno, invece che nello champagne, nel sangue di esseri umani. Nessuna morte è stata imputata a Camille Marie Montfort, però abbiamo appunto testimonianze di persone che avevano morsi sul corpo, che erano state a casa da lei, e durante questi o sedute spiritiche o questi canti melodici da farle svenire venivano poi morse. Non sappiamo quanto di questo che ci viene detto sia ancora vero, quindi molto è ancora coperto dal mistero sul personaggio della cantatrice vampira dell'Amazzonia, Camille Marie Montfort. Bene, e anche questo fa parte della nostra cultura spirituale e spiritista, per cui noi dobbiamo un po' capire come mai tantissime persone, come questa Camille Marie Montfort, si appassionò di spiritismo e come mai attorno alla sua figura nacquero tante leggende. Scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, mettete il like e condividete il video sui vostri social. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!